abbiamo il Gran Sasso alle nostre spalle e abbiamo il mare Adriatico di fronte a noi. Abbiamo il mare Adriatico a 10 km in linea d'aria. In uno dei nostri vigneti si vede il mare e quindi senz'altro si avverte una grande influenza marina dal punto di vista sia di stabilità dell'area ma anche di storia geologica del territorio e del suolo, perché inizialmente qui chiaramente era tutto coperto dall'acqua, quindi c'è una grande componente sia sabbiosa ma di fossili marini. E quindi alle nostre spalle c'è il Gran Sasso e c'è tutta la catena del Gran Sasso, quindi non c'è solo il Corno Grande, ma si parte dai Monti della Laga, Monti dei Fiori e poi tutta la catena del Gran Sasso e la Maiella. Quindi ci troviamo alle nostre spalle con una catena montuosa che per noi è un po' una grandissima protezione. Abbiamo delle escursioni termiche molto molto importanti in questi giorni, quindi da 24 scende a 12 gradi la sera, quindi insomma è importantissimo, soprattutto durante la fine del ciclo, quindi proprio prima della vendemmia, che aiuta proprio allo sviluppo della complessità fenolica, no? E allo stesso tempo mitiga le giornate calorose, quindi accumulazione di zucchero eccetera, e le notti fredde conservano l'acidità. E quindi è un equilibrio davvero importante, perché è quello che anche ha permesso a nonno di coltivare il Montepulciano e il Trebbiano in una zona estremamente ventilata. Non c'è mai umidità qua. Ed è stata per lui la chiave per fare vini nella maniera più naturale possibile, per non far mai entrare nessun tipo di diserbante, prodotto chimico. Ha sempre usato solo zolfo e acqua di rame durante tutta la sua vita. E se guardate un po', questo è un po' il panorama e la biodiversità che ci circonda, quindi cerchiamo di incoraggiare la biodiversità sotto tutti i punti di vista. Quindi se magari anche si presenta un po' come caotica, ci piace anche così, perché effettivamente è l'habitat della vigna, e diciamo che siamo degli agricoltori, quindi non coltiviamo solo la vigna, non facciamo solo vino, ma dobbiamo cercare di arricchire il nostro paesaggio, perché così come prendiamo tanto, dobbiamo sentirci in dovere di dover restituire tanto, quindi contribuire alla biodiversità e cercare di non aver tutto pulito, organizzato, preciso, ma avere qualcosa che ha un po' l'area caotica. Così per noi è un motivo di orgoglio in verità, perché stiamo contribuendo a ricostituire la biodiversità iniziale. E sai, la natura cerca sempre la natura non ama spazi vuoti, quindi ogni qualvolta togli, la natura cerca di rimettere, ma se tu non togli, la natura arricchisce. E la natura è un sistema complesso, quindi non c'è mai qualcosa di semplice. La monocultura non è presente in natura, è l'uomo che ha creato la monocultura, e quindi noi cerchiamo di avvicinarci, cercando di coltivare per la maggior parte vigna, ma alla visione complessa della natura, quindi più policoltura possibile. Allora, qui ragazzi siamo su delle argille, adesso è molto molto secco, però è un'argilla piuttosto friabile, e se vedete, insomma, tutte le parti un po' più scure e più friabili sono, insomma, segno di attività microbiologica. E cerchiamo di lavorare il suolo il meno possibile, proprio perché ogni qualvolta giriamo il suolo ossidiamo la materia organica, quindi cerchiamo di mantenere e di umificare il più possibile, e con questo tutta la vegetazione che ci circonda. Pensate che questo è anche un po' sintomo della stagione, però siamo a metà luglio e l'erba è ancora tutta verde, quindi è senz'altro un bellissimo segno.
Sai che la vigna è un'aliana e in tutte e due le direzioni, ecco perché per nonna è sempre stato importante la pergola, perché dice che tanto quanto la lasci sviluppare sopra, tanto scende in profondità. E infatti anche sulle vigne giovani nonno le lascia andare e diceva no, ma non le è, e nonno dice no, lasciala andare perché è lì il momento in cui si forma la radice. Quindi più tu lasci la parte vegetale, insomma, crescere selvaggia, più la pianta spinge in basso. Ma guarda, togliendo insomma qualche ceppo che abbiamo visto delle radici di 5, 6, 7 metri. Però le radici che vanno in profondità sono quelle che assicurano la stabilità, ma lo scambio di materia dal punto di vista sia minerale, acqua e tutte le componenti interessanti viene fatta dalle radici quelle piccoline, quelle tipo i peletti, per capirci. Quindi hai le radici di sostegno e poi tutto attorno l'apparato radicale più piccolo, che è quella che fa lo scambio dal terreno fino a raggiungere i frutti. Quindi insomma c'è un bel po' di strada da fare per la linfa e per tutta la materia organica che dal terreno passa poi al frutto. La cosa bella della pergola e la ragione per cui siamo così innamorati della pergola è proprio questo bellissimo duo fra esposizione, quindi esposizione delle foglie alla luce del sole, quindi sopra, ma allo stesso tempo protezione dei grappoli dal sole. E la cosa bella che ci permette dal punto di vista poi aromatico nel vino è il fatto che c'è più fotosintesi, quindi c'è un'attività vegetale e un'accumulazione di energie molto importante dalla foglia. E questa energia poi viene trasferita al grappolo tramite la linfa ed è sempre una maturazione dall'interno, mai dall'esterno, non è mai una maturazione di contatto, perché come vedete tutta l'uva è sempre all'ombra. E quindi la buccia del Montepulciano non si brucia mai. E infatti se guardi contro luce si iniziano a vedere proprio tutte le venature, della buccia che insomma si iniziano a gonfiare proprio in questi giorni. Supponiamo magari siamo a una decina di giorni dall'invaiatura. E appunto l'idea è quella di far maturare l'uva all'ombra, innanzitutto per conservare dei livelli di acidità più importanti, ma allo stesso tempo per far maturare i tannini all'ombra. E c'è sempre una descrizione di nonno che è molto molto chiara ogni volta, dice: sotto la pergola si ottiene il velluto del Montepulciano, che in verità è proprio una sensazione tattile, cioè se vieni qua 10 giorni prima della vendemmia e tocchi i grappoli senti proprio il velluto al tatto, e nonno dice è lo stesso velluto che ti ritrovi in bocca. E effettivamente la buccia non si brucia mai e di conseguenza la qualità e la sensazione tattile dei tannini proprio è garantita dal fatto che l'uva non è mai a contatto diretto del sole. La pianta è come un pannello solare, quindi deve poter essere esposta al sole per produrre energia, e quindi più tu esponi al sole più energia viene prodotta. E quindi solo con la pergola, nonno dice c'è sempre è 1 a 1. Ogni metro quadro di foglie lavora per 1 chilo d'uva.